Ragazzi, buongiorno a tutti, oggi nuovo video su YouTube, siamo location come sempre spettacolare sul mio lago di Como. Dietro di me vedete una delle novità del 2022, ragazzi, siamo con la Ducati Desert X. Grazie mille a Ducati Como Store e a Claudio per avermela lasciata tutto il giorno. Oggi andremo a provarla e adesso andiamo a farci un po' di fuoristrada, saliamo in sella e andiamo a vedere un po' come va questa Ducati Desert X, che ricordiamo è appena arrivata nei concessionari. Guardate che spettacolo, ragazzi. Eh sì, merita parecchio. Comunque adesso andiamo a vedere come va. Eccoci qua. Guardiamo un attimo la Desert X, poi saliamo in sella, andiamo a portarla a fare un po' di sterrato. Sono proprio curioso. Faccio vedere un po' esternamente, diciamo una vista generica. Questo vi ricordo che è l'unico colore disponibile per ora, quindi solo bianca. Saliamo in sella e vediamo subito che il tappo del serbatoio è decentrato, non è nella classica posizione centrale. Andiamo a accendere il 937. Eccolo qua, eccolo qua, e via. Altezza della sella 87,5 cm. Devo dire che io ci sto molto comodo, anche come triangolazione da seduto, comodo, ma allo stesso tempo, guardate, in questo istante tocco bene con tutti e due i piedi ben piantati per terra. Come sempre non vi ripeto la mia altezza, ma 87,5 tocco bene per terra. Vi devo però dire che la sella non è regolabile, ovvero questa qua è l'altezza fissa, non ha la doppia posizione, quindi solo 87,5. C'è la sella ribassata in vendita a 84 cm e poi uscirà un kit di abbassamento, quindi per dare la possibilità un po' a tutti di usufruire, di poter comprare la moto e di poterla avere, perché 87 cm e mezzo inizia a essere un pochino impegnativa. Quindi Ducati ha studiato appunto un kit di abbassamento che esce poi dalla casa madre, quindi mi sembra veramente un'ottima cosa da parte di Ducati, molto intelligente, per far sì che se uno si vuole togliere il sfizio di prendersi questo cannone, se lo può abbassare così da non essere in difficoltà. Allora entriamo in galleria con la Desert X, vediamo un po' come gira, scaliamo una marcia. Possiamo andare ovunque nel mondo, ragazzi, ma Lago di Como rimane sempre il top, non ce n'è. E poi siamo in sala Desert X oggi. What else? Cosa vuoi di più? Allora, piccola considerazione, perché abbiamo i due fari tondi, bellissimi esteticamente, molto rievocativi delle vecchie moto africane, delle vecchie moto degli anni 90. Devo dire che fanno un'ottima luce. Guardate, questa galleria è semi illuminata, non è buia, però guardate che fascio di luce che abbiamo davanti, con ovviamente gli anabbaglianti, davvero ottimi fari. Allora andiamo ad iniziare questo tratto di fuoristrada. È una strada non è un fuoristrada da enduro, è comunque una strada, come vedete, con un fondo irregolare, pietre smosse, quindi andiamo a tenere premuto sul nostro blocchetto, andiamo sulla selezione delle mappe e io direi di andare a mettere in enduro. In enduro abbiamo power basso, quindi vuol dire che abbiamo il motore a 75 cavalli al posto che 110 o 95, ma poi andremo a vederlo in seguito. Il DVC, quindi l'anti-wheelie off, quindi l'anti-impennata off. Il traction control a 3. All'incontrario di tante moto, qui il livello più alto vuol dire che è alla minima assistenza, quindi il traction control al minimo, che si può anche disattivare, ma vediamo come va. Poi qui abbiamo il quick shift sempre on,
L'ABS ce l'abbiamo a 2, vorrei metterlo a 1 ma adesso vado a toglierlo con l'apposito tasto. E poi abbiamo l'engine brake control, ovvero il controllo del freno motore a 2, quindi una via intermedia. Quindi confermo, vedete che ha cambiato anche completamente la schermata, è diventato molto più realistico come vista il nostro TFT da 5 pollici. Dopo parleremo un attimo anche di questo. Quindi adesso andiamo a premere il nostro tasto ABS, tieni premuto per disabilitare l'ABS, ABS off e la spia accesa. Quindi io direi che siamo pronti per andare in fuoristrada. Adesso ci alziamo in piedi, inclino un po' la fotocamera così vi faccio vedere. Vi ricordo che 75 cavalli ragazzi sono più che sufficienti per divertirsi in fuoristrada e anzi ragazzi, sono fin troppi 75 cavalli con una moto che pesa 202 kg a secco, ma poi abbiamo un peso di circa 202 kg a secco, no? Quindi sono più che sufficienti davvero. Prima volta, quindi devo prendere un attimo anch'io le misure. Anti-wheelie off, avete visto come si alza solo con una manatina di gas. Devo dire che così a primo impatto mi piace molto. Le forche, comunque le sospensioni sono abbastanza sostenute, quindi anche abbiamo visto prima, abbiamo fatto qualche saltino, ma nonostante io sia un cinghiale, sia un quintale, non vanno mai a pacco. Intanto ragazzi guardate che spettacolo qua sotto, mamma mia, sempre fotonico questo posto, segretissimo ovviamente. E adesso ci fermiamo qua a fare 2 foto però, per forza. Che dire ragazzi, prima mezza giornata con la Desert X, stiamo facendo anche un tratto disterrato come vedete, e io vi devo dire la verità, ne sono entusiasta, mi piace tantissimo sia di motore, a livello di sospensioni, a livello estetico, che ve lo dico a fare. Poi ovviamente va a gusti, però ragazzi, a parte non parliamo della location, come sempre cerco di portarvi delle prove in location incredibili e credo che oggi ci siamo. Credo che anche oggi ci siamo. Quindi a livello estetico poi ovviamente de gustibus, perché ovviamente ognuno ha il proprio gusto, però a me piace tantissimo. Sono un fan delle vecchie moto dalla Dakar, vedete anche il mio KTM 950 Darelli, proprio ispirato al KTM che guidava Meoni, che guidava Giovanni Sala, quindi io sono un entusiasta di quelle linee lì, e devo dire che la Ducati Desert X va a riprendere quella linea di quella Cagiva Elephant che tanto ha fatto sognare, che è tanta roba ragazzi. A me piace tantissimo, mi piace molto più il davanti che il dietro non mi fa impazzire, però vabbè, secondo me già se ci mettiamo i serbatoi con la sella unica rossa, secondo me già cambia un po' tutto quanto. Adesso risaliamo in sella, andiamo a fare ancora un po' di chilometri e poi iniziamo a guardarla un po' nel dettaglio, iniziamo a vedere un po' il TFT magari come funziona, iniziamo a vedere un po' le mappature, le varie voci che ci sono sul TFT, il TFT stesso, tutti i vari settaggi che si possono fare sulla moto, che sono tantissimi, come da tradizione Ducati, veramente per il mio gusto sono anche troppi, veramente troppa roba da settare. Piace la moto un po' più, però siamo nel 2022 ragazzi, quindi a meno che non prendiamo per esempio un Tenere, tutto il resto delle moto iniziano a essere molto impegnative a livello di settaggi eccetera eccetera. Dai, saliamo in sella. Adesso andiamo a vedere se spegnendola rimane sulla mappa che avevamo lasciato, e l'ABS come rimane. Vediamo un po', bellissimo quando si accende. Ok, quindi siamo in enduro, ABS in enduro, quindi andiamo a premere il nostro pulsante enduro
ABS off, perfetto. Andiamo su pianino, ci godiamo un po' questo spettacolo della natura. Allora ragazzi, pausa pranzo più che meritata, anche se dietro di me sembra che sta arrivando l'acqua, anche perché siamo abbastanza in alto. Comunque per portare le recensioni belle bisogna andare in posti belli, quindi là c'è la desert che mi osserva e questo spettacolo della natura. Tra poco vi racconto un po' più nel dettaglio questa moto. Direi di approfittare di questo scenario incredibile per andare a parlare un po' meglio della Desert X e di vedere alcuni dettagli. Ragazzi, vi ricordo sempre che io non sono un tester, non sono un giornalista, sono solo un appassionato comune di moto e quindi quelle che vi esprimo sono le mie impressioni e quello che provo una volta salito in sella. Non deve essere la verità, assolutamente, non devo render conto a nessuno, quindi dico quello che penso. Se volete vedere dei video più specialistici dove si parla dei dati tecnici e quant'altro, su YouTube ne trovate a migliaia delle varie testate giornalistiche di tester quotatissimi, quindi questo è un video, diciamo, per l'appassionato che vuole vedere cosa si prova una volta saliti in sella, ecco. Quindi se avete critiche costruttive ovviamente fatele qui sotto, se no andate su altri video che ce ne sono tantissimi su YouTube. Se invece vi piacciono i video iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Allora andiamo un attimo a vedere questa Desert X. Ovviamente ragazzi, qui stiamo parlando della prima vera enduro stradale, della vera maxi enduro di Ducati. Quindi abbiamo il cerchio da 21 all'anteriore, mentre andiamo con il 18 al posteriore. All'anteriore abbiamo 230 mm di escursione, mentre al posteriore abbiamo 220 mm di escursione. Davanti abbiamo delle Kayaba da 46 mm, mentre dietro abbiamo il mono Sachs. Questo, diciamo, è un po' quello che riguarda sospensioni e i dettagli dei cerchi. Un'altra cosa che potrebbe essere scontata ma non lo è assolutamente è il fatto che questa moto ha i cerchi tubeless, ok? Quindi cerchi a raggi con il tubeless. Ogni riferimento è puramente casuale, tipo Yamaha Tenere. Una piccola considerazione sul fatto dell'estetica, che comunque è soggettiva, quindi tralasciamola. Questa moto è standard, quindi non ha nessun altro optional. Sapete che vendono la sella unica, quella da rally, che porta l'altezza ad 89 cm, i serbatoioni laterali posteriori che a me piacerebbero tantissimo però non ci sono, e l'unica cosa che mi piacerebbe, che però non c'è, non è stata studiata, è avere un minimo di portapacchi per legarci sopra una sella al volo. Invece abbiamo solo questo maniglione qui, che poi ovviamente servirà per ancorare il bauletto, il top case eccetera, però mi piacerebbe di serie avere un minimo di piastra, quantomeno per attaccarci su qualcosa di volante. Se no se siamo in due qua dietro, ragazzi, non ci attacchiamo davvero niente. Questa, ecco, è un po' una cosa che non lo so, mi sarebbe piaciuta. Allora andiamo a sederci. Allora, in sella vediamo il carico del serbatoio spostato laterale, vi ricordo 21 litri, peso con il pieno siamo a 223 kg, mentre a secco siamo 202 più o meno. Appena in sella vediamo anche l'ammortizzatore di sterzo e vediamo il TFT che è da 5 pollici messo in verticale. Adesso vi faccio la comparazione con il mio iPhone e vedete che
non è poi tanto grande, però devo dire, anche se non è troppo grande, è leggibile e abbastanza chiaro anche quando siamo in marcia. Forse per le informazioni che ci sono è un po' piccolino, ma adesso non so se lo vedete perché c'è un po' di sole, ci sono tante informazioni ma comunque rimane molto chiaro. Abbiamo i classici blocchetti come quelli che c'erano sulla multistrada V2S. Se volete andare a vedere quella prova che avevo fatto a Gran Canaria a dicembre, trovate il video qua sul canale. Quindi diciamo che i blocchetti sono quelli, in più abbiamo il tasto per l'esclusione dell'ABS, qui abbiamo il tasto per muoverci all'interno del menu, il menu sopra e il menu sotto, ma anche per cambiare le mappe. Qua abbiamo il tutto per il cruise control, poi clacson, frecce, qui ovviamente abbiamo l'accensione, qua abbiamo le manopole riscaldate e qui abbiamo i faretti. Inizio col dirvi che le mappature disponibili sono 6, come sempre Ducati è super settabile, per i miei gusti anche troppo settabile, troppi settaggi tra cui scegliere eccetera eccetera. Comunque abbiamo 6 diciamo mappe. La Rally e la Sport potenza piena 110 cavalli, quindi il 937 sviluppa ben 110 cavalli e io prima l'ho usata in Sport e ragazzi posso dire che viaggia davvero alla grande. Poi abbiamo la Touring, potenza a 95 cavalli, poi abbiamo la Urban, la Enduro e la Wet a erogazione diciamo bassa, come ci dice il nostro computer, a 75 cavalli, che devo dire prima ho usato appunto la Enduro in fuoristrada, vi posso assicurare che 75 cavalli su 200 kg su queste strade sono più che sufficienti, anzi voglio vedervi a tirarla tutta, che sono veramente esagerati. Detto questo, abbiamo la possibilità di settare veramente tantissimi parametri. Abbiamo l'anti-wheelie, quindi il controllo di impennata settabile su più livelli, abbiamo il controllo di trazione settabile su più livelli, abbiamo l'ABS settabile su più livelli, abbiamo il freno motore settabile su più livelli, quindi veramente abbiamo tantissime possibilità. Ci possiamo cucire la nostra mappa dedicata veramente addosso, come se fosse un sarto. Per proseguire sulla vista in sella, quando siamo in piedi è stretta tra le gambe, quando siamo seduti vedete che qua siamo così, poi andiamo a sederci, ovviamente le ginocchia vanno a allargarsi. Comunque abbiamo un serbatoio da 21 litri, è normale, cioè ragazzi la benzina da qualche parte dobbiamo metterla, quindi è normale che quando siamo seduti abbiamo un po' le gambe aperte, ma cioè come potremmo fare altrimenti? Vogliamo una buona autonomia, vogliamo il mezzo stretto, i miracoli non si possono fare. Quindi diciamo che il serbatoio quando siamo seduti si sviluppa un po' sul laterale e è leggermente ingombrante, se vogliamo dire così. Vi volevo far vedere alcuni particolari che mi piacciono tantissimo e ti fanno capire che veramente questa moto è fatta bene, secondo me, Poi ragazzi, per carità. Allora, leva del freno, come vediamo, sembra molto molto robusta e ha questa possibilità, ovvero la possibilità di andare ad essere, questo qua si inverte e possiamo metterlo in posizione alta o posizione bassa. Vedete come è fatto? Possiamo ruotarlo. Fantastico. Qui abbiamo la gomma delle pedane che possiamo andare a rimuovere senza l'ausilio di nessun tipo di chiavette, cioè quindi è solo dentro pressione. Guardate che spettacolo. E io sono a posto, non ho più la gomma che mi dà fastidio e qua ho una bellissima pedana, bella larga, bella grossa, ottima, veramente veramente ottima. Questa è una bella cosa. Adesso vedete, già rimessa a posto, pronti per andare su strada. Altra bellissima cosa, le pedane del passeggero che si tolgono molto facilmente. Qua vedete che abbiamo il telaietto un po' più nudo, quindi andiamo a rimuoverle molto molto in fretta. Qui abbiamo una bella staffa per il supporto del silenziatore, che ovviamente possiamo andare a cambiare nel caso cadiamo eccetera eccetera. Si svita facilmente, quindi super approved. Qui abbiamo già visto, porta targa, magari potremmo farlo un po' più corto, magari sei appassionati che iniziano già a metterci la mani. Poi altra cosa, che anche il pedale del cambio può essere regolato, vedete qua c'è il doppio registro,
spero che si veda, c'è il doppio buco, e possiamo andare a regolarlo in altezza. Quindi da queste piccole chicche secondo me si capisce che la moto ha quelle piccole attenzioni che fanno la differenza. Detto questo, direi di prendere la nostra Desert, scendere da questo paradiso terrestre e andare a fare un po' di strada a doppia corsia, così da vedere ad andatura autostradale com'è il riparo dall'aria, come si comporta la moto. Proviamo a mettere il cruise control. Siamo su una strada a doppia corsia, quindi scorrimento veloce. Ero appunto curioso di provarla a velocità, diciamo, superstrada o autostradale, perché tutte le prove che ho visto la provavano solo su una strada normale e un po' in fuoristrada. Invece ho cercato di mixare un po' perché ero proprio curioso, anche magari in previsione di un futuro acquisto. Devo dire che purtroppo a riparo dell'aria siamo messi abbastanza maluccio. Io spero che voi mi sentiate, ma io ho in testa un bel casino, anche perché veramente, essendo a questa altezza, vediamo l'altezza del cupolino che sembra anche abbastanza dritto, quindi alla vista potrebbe anche riparare abbastanza. Ma l'altro giorno stavo guardando un video del Perfetto e anche lui diceva se sei oltre il metro 1,85 è tosta, e devo dire che se ci mettiamo 130, adesso ovviamente siamo in galleria, però se siamo a 130 diciamo che turbolenza si sente tanto sia sulle spalle che sul casco, veramente tanto. E è un peccato perché secondo me questo va un po' a penalizzare la totalità della moto, perché veramente oggi mi ci sono trovato benissimo, veramente bene. Però cavolo, se devo pensare di affrontare un viaggio lungo, mi piacerebbe avere una moto con più riparo dall'aria, ovviamente. Detto questo, non è che non si possa fare, anzi ragazzi, c'è gente che è andata in Vespa fino in Vietnam, quindi di cosa stiamo parlando? Anche io quest'estate, la scorsa estate scusate, sono andato fino a Capo Nord col 1290R col cupolino basso, ok? Però diciamo che ho la possibilità, se voglio, di montare un cupolino da turismo molto ampio che mi ripara bene dall'aria. Qua invece non abbiamo possibilità né di alzare né di abbassare né di allargare, il cupolino è quello. E boh, non lo so, si prende parecchia aria, parecchia. Adesso mi farò sti 50-60 km così perché voglio provarla un po' sulla lunga distanza, però ecco, sì, un po' un peccato. Adesso andiamo ad attivare il cruise control, molto semplice. Premiamo sul tasto destro a sinistra, quindi setta, si accende la luce verde, tasto in giù, andiamo a settare la velocità, molliamo il gas, vediamo 119 impostato di cruise, 119 effettivo, e ovviamente poi possiamo andare a aumentare e diminuire la velocità. Adesso sto alzando, quindi 121, 122, 123, va via bella liscia, ad andature diciamo autostradali tra virgolette, la moto è veramente un binario. Ovviamente c'è la storia del riparo dall'aria, ma per il resto veramente bene. A me comunque sembra un super motore sta moto, davvero. Dentro nelle righe e via.
Se viaggia, ragazzi, se viaggia. Allora ragazzi, siamo arrivati, abbiamo fatto anche la prova sul bagnato, abbiamo preso un'ora di acquazzone incredibile, mappa wet, siamo venuti a casa. Giusto per riassumere un po' la giornata: pro sicuramente motore, ciclistica, io ci metterei dentro anche l'estetica, veramente è bella. I contro secondo me sono la comodità della sella, per quello che ho sentito io, perché è spugnosa ma non mi sembra comodissima. Io oggi ci ho fatto un 220 km, devo dire che è un po', l'ho sentita un po' rigida dietro, quindi ho dato qualche click in meno all'ammortizzatore, però devo dire che la sella non mi è sembrata così comoda. E poi assolutamente un contro è il riparo dall'aria, però ovviamente, come dicevamo prima, ragazzi, la vita è fatta di compromessi anche nelle moto, e quindi se vogliamo una linea bellissima come questa, che ci ricorda un po' le moto della Dakar, molto filante, molto snella, eccetera eccetera, ovviamente non può avere il riparo dall'aria per esempio di un GS. Direi che i contro, per quello che ho usato io oggi questa moto, sono questi. Devo dire che però moto eccezionale, mi sono trovato benissimo, un motore veramente un cannone, divertentissimo anche su strada, è veramente performante, guida in fuoristrada, posizione in piedi veramente ottima, mi è piaciuta tantissimo. Tra me e lei ci sono di mezzo solo 18-19 mila euro. Però adesso vediamo i prezzi con Claudio. Allora ragazzi, giro finito, siamo da Ducati Como, siamo con Claudio e adesso andiamo a chiedergli un po' le note dolenti, ovvero la consegna e il prezzo soprattutto della Desert X. Poi guardiamo anche un po' di pacchetti, così se volete venire qua e farvi fare un preventivo sapete già cosa andate incontro. Allora, ciao Claudio. Ciao Alex, ciao a tutti. Appunto siamo qua con la nuova Ducati Desert X. Oggi Alex l'ha provata, infatti poi ve la illustrerà nel dettaglio. Allora, la moto noi la proponiamo al prezzo che avevi in mano di 16.540 euro e siamo abbastanza veloci, nel senso che ordinandola ad oggi riusciremo a consegnarvela circa metà fine luglio, quindi diciamo 30-45 giorni. Pensavo peggio. Esatto, sì, fortunatamente ci siamo abbastanza velocizzati, quindi dovremmo essere abbastanza veloci nelle consegne. Perfetto, perfetto. Allora Claudio, a me questa moto qua piace un sacco, con la sella rally, quella rossa, che porta l'altezza ad 89 cm se mi ricordo bene, esatto. E poi ovviamente un plus incredibile che ha fatto un sacco di scalpore tra gli appassionati era sicuramente la possibilità di andare a mettere i serbatoi posteriori. Esatto. Dici il prezzo e come funziona? Ci sono, mi hai detto prima, un sacco di pacchetti. Esatto. Raccontami magari anche solo questi due accessori, il prezzo, e poi dopo andiamo a parliamo anche un attimo delle valigie laterali che abbiamo lì dietro, eccetera eccetera. Perfetto, allora ci sono moltissime possibilità di configurazione appunto della nuova Ducati Desert X. Molto comodi sono i vari pacchetti, ad esempio il pacchetto che consiglierei a te è il pacchetto Rally, che include appunto la sella più alta, unica, di colorazione rossa, bellissima. Esatto, include il serbatoio posteriore che consente una capienza aggiuntiva addirittura di 8 litri. Quindi andiamo a 29 litri. Esatto, 29 litri complessivi di serbatoio. Ne abbiamo di parecchi. Strada ne abbiamo, anche perché come avrai visto un po' nella tua prova anche i consumi sono davvero ottimi. Esatto, include anche questo pacchetto Rally, una protezione che si mette sul faro anteriore. Sul faro anteriore, esatto. Benissimo. E prezzo di questo pacchetto? Prezzo di questo pacchetto 2.000 euro. Ok, va bene. Quindi sella, serbatoio e protezione fare 2.000 euro. Esatto. Perfetto. Beh, pensavo peggio, nel senso. Sì, diciamo si può sempre fare meglio, ma però vabbè, già che stiamo spendendo, quindi 16,5, 2.000, siamo già a 18,5, esatto, come la vorrei io. Poi lì dietro facciamo vedere, abbiamo il tris di valigie
di Ducati, esatto. diciamo le accessori originali. Esatto, sì. E queste qua vengono vendute a pacchetto o vengono vendute singolarmente? Si può scegliere, nel senso ci sono due pacchetti che si chiamano pacchetto Touring e pacchetto Urban. Il pacchetto Touring, un costo di circa 2.300 euro, include le borse laterali in alluminio, include il cavalletto centrale e le manopole riscaldate, mentre invece il pacchetto Urban include il bauletto in alluminio posteriore, il cuscinetto per il top case, così c'è maggior comfort per il passeggero, e il borsello a manubrio. Quello costa circa 1.100 euro. Perfetto, quindi abbiamo la possibilità di allestirla un po' come vogliamo. Di accessori ce ne sono tantissimi. Per esempio, stavamo guardando adesso abbiamo un paramotore, una piastra paramotore, esatto, diciamo di serie, sì, mentre quella veramente tosta siamo sui circa 530 euro. 427 euro. 427 euro finita. 427 euro finita, esatto. Con l'attacco al telaio, perché se mi ricordo bene va attaccata qua. Che è una cosa molto interessante. Molto più sicura, soprattutto per chi, come ad esempio te, magari fa un off-road un po' più impegnativo, sicuramente c'è maggior protezione. Assolutamente. Quindi abbiamo detto disponibilità, cioè considerate che adesso è l'8 di giugno, circa 40 giorni, un mese e 40 giorni, le moto sono disponibili. Esatto. Ovviamente chiamate sempre Claudio per avere conferma e venite a provarla. E la moto si può provare, quindi potete provarla, ce l'abbiamo qua praticamente sempre. Chiaramente chiediamo prima un appuntamento dedicato, così la potete provare con calma, capire come vi trovate, e appunto siamo anche abbastanza veloci nel consegnarvela, perché 30-45 giorni ci siamo. Perfetto, Claudio, grazie mille come sempre. Grazie a te per essere venuto, ci vediamo, diciamo, per la prossima prova. Ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie. Okay, ciao a tutti. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere cosa ne pensate della Ducati Desert X.